Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Motorola Razr 70 Plus, modello intermedio che si colloca tra Razr 70 e Razr 70 Ultra. È un modello interessante perché comunque combina, diciamo, praticità d'uso, prestazioni e a prezzo. Il prezzo di listino è 1199, leggermente altuccio, però adesso si trova a 999. Troviamo che in questa collocazione di prezzo sia molto interessante per quello che offre, soprattutto anche dal punto di vista autonomia e praticità d'uso, ma lo vedremo nel seguito. Nella confezione, oltre alla solita spilletta manualistica, abbiamo anche una cover in due pezzi che si abbina alla colorazione che abbiamo noi. Manca solo l'alimentatore per poter sfruttare la ricarica a 45 watt. A livello design, come potete vedere, Motorola Razr 70 Plus mantiene le classiche forme morbide e arrotondate della famiglia Razr. Da aperto misura poco più di 7 mm di spessore, una volta chiuso diventa quasi quadrato e occupa molto meno spazio in tasca rispetto a uno smartphone tradizionale di grande dimensione. Il peso è di 189 grammi ed è distribuito bene tra le due metà. La nostra unità, nella colorazione Pantone Mountain View, utilizza una finitura ispirata al tessuto jacquard. Il verde scuro è elegante, personale e non troppo vistoso, la superficie leggermente ruvida migliora la presa e trattiene poche impronte. Il telaio è realizzato in alluminio, mentre la nuova cerniera integra un rinforzo in titanio. Non è soltanto un dettaglio da scheda tecnica, durante apertura e chiusura il meccanismo trasmette solidità senza giochi oppure movimenti poco precisi. La resistenza delle cerniere permette inoltre di lasciare il Razr 70 Plus aperto in diverse posizioni. Possiamo quindi appoggiarlo per videochiamate, fotografie e contenuti multimediali. Aprirlo con una mano è possibile, anche se richiede un minimo di abitudine. Il lettore di impronte è inserito nel tasto laterale, da chiuso si raggiunge facilmente, mentre con il telefono aperto rimane leggermente più in alto. La certificazione P48 protegge dall'acqua e dai residui più grandi. Polvere fine e sabbia richiedono invece maggiore attenzione. Anche il display flessibile rimane più delicato di un normale pannello in vetro. La pellicola applicata da Motorola non deve essere rimossa. Dopo i primi giorni però il Razr 70 Plus smette rapidamente di sembrare un oggetto fragile e il formato compatto diventa uno dei suoi vantaggi principali. Motorola Razr 70 Plus utilizza due pannelli LTPO AMOLED, entrambi raggiungono una frequenza di 165 Hz. Il display esterno misura 4 pollici e rappresenta una delle caratteristiche più importanti dello smartphone. Non serve soltanto per controllare notifiche oppure widget, Motorola permette di eseguire applicazioni complete anche con il telefono chiuso. Possiamo rispondere ai messaggi, leggere Gmail, seguire le indicazioni di Maps, cambiare brano, gestire una chiamata oppure utilizzare la fotocamera. La tastiera è sufficientemente comoda per risposte brevi, per scrivere testi più lunghi serve naturalmente maggiore precisione. Non tutte le applicazioni si adattano perfettamente, alcune mostrano pulsanti piccoli oppure elementi parzialmente coperti dalle fotocamere posteriori. Motorola permette però di modificare l'area visibile, scegliere se sfruttare tutto lo schermo oppure evitare la zona occupata dai sensori. Durante la giornata abbiamo utilizzato spesso il display esterno, evitando di aprire il telefono per operazioni che richiedevano pochi secondi. Questo cambia concretamente l'esperienza, si controllano meno volte notifiche e applicazioni inutili e si usa il telefono in maniera più immediata. Il display interno misura 6 pollici e 9 con un formato molto allungato. Colori, contrasto, neri e fluidità sono convincenti, messaggistica, social e pagine web sfruttano bene la forma verticale. La piega centrale rimane visibile lateralmente e si percepisce con il dito. Durante l'utilizzo frontale tende però a scomparire. La pellicola interna raccoglie diverse impronte e richiede una pulizia abbastanza frequente. La continuità tra i due pannelli funziona bene, possiamo iniziare un'attività sullo schermo esterno e proseguirla aprendo Razr 70 Plus senza riavviare l'applicazione. Il processore è lo Snapdragon 8S Gen 3, abbiamo 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Non è un processore recente, Motorola l'ho già utilizzato nelle precedenti generazioni Razr. Nell'utilizzo quotidiano però il comportamento rimane convincente, applicazioni, navigazione, social e multitasking vengono gestiti rapidamente. 12 GB di RAM permettono di passare tra diversi programmi senza continui ricaricamenti, mentre la memoria interna offre spazio abbondante. Qualche piccola esitazione può comparire nelle operazioni più pesanti oppure nell'applicazione fotocamera, ma non compromette l'esperienza generale. Anche i giochi funzionano bene, purché non si cerchino sempre dettagli e frame rate massimi. Durante sessioni prolungate, navigazione, GPS e registrazione video, la parte superiore può diventare calda. Il formato pieghevole lascia infatti meno spazio per dissipare il calore. La parte telefonica ha degli aspetti più riusciti, ricezione e passaggio tra 4G e 5G si sono dimostrati affidabili, l'audio in capsula è chiaro e i microfoni trasmettono bene la voce anche negli ambienti affollati.
Gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos raggiungono un buon volume, la resa privilegia medi e alti, mentre i bassi hanno una profondità limitata. La batteria è da 4500 mAh, nel nostro test dalle 7 alle 21 con utilizzo intenso siamo arrivati sera con una percentuale residua compresa tra il 25 e il 40%. Il display esterno aiuta anche nei consumi, perché molte operazioni possono essere completate senza accedere al pannello interno da 6 pollici 9. La ricarica cablata raggiunge 45 W. Troviamo inoltre ricarica wireless da 15 W e inversa da 5 W. La Motorola Razr 70 Plus arriva con Android 16 e LUI. L'interfaccia è pulita, ordinata e vicino all'esperienza Android tradizionale. Le personalizzazioni sono numerose, ma rimangono semplici da trovare e utilizzare. È presente qualche applicazione preinstallata di troppo, anche se gran parte può essere rimossa rapidamente. Il software assume maggiore importanza quando Razr 70 Plus viene utilizzato da chiuso. Possiamo scegliere quale applicazione rendere disponibile sul pannello esterno, modificarne l'ordine e decidere come adattarle intorno alle fotocamere. Aprendo il telefono, l'applicazione passa automaticamente sul display interno e mantiene l'attività già avviata. Dopo averlo chiuso, possiamo scegliere se continuare a utilizzare l'app sul pannello esterno oppure bloccare il dispositivo. Sono impostazioni semplici, ma permettono di adattare il funzionamento del telefono alle proprie abitudini. La modalità Flex sfrutta invece la cerniera quando il dispositivo rimane parzialmente aperto. Nelle applicazioni compatibili, contenuti e comandi vengono distribuiti tra le due metà dello schermo. Possiamo ad esempio mantenere un video nella parte superiore e controlli in quella inferiore. Ritroviamo anche le classiche Moto Actions. Ruotando 2 volte il polso apriamo rapidamente la fotocamera, mentre il gesto a colpo di karate attiva la torcia. Entrambi funzionano anche con il telefono chiuso. Moto Unplugged permette di limitare notifiche e applicazioni durante determinati momenti della giornata, aiutando a ridurre le distrazioni. Smart Connect permette invece di condividere file, notifiche e applicazioni con computer, tablet e televisori compatibili. Possiamo anche utilizzare lo smartphone come webcam e accedere rapidamente a fotografie e documenti da un computer Windows. La porta USB-C non supporta però l'uscita video cablata. Troviamo Gemini e diverse funzioni Moto AI. Gemini può essere utilizzato anche sul display esterno per fare domande e lavorare sui contenuti mostrati. Al momento della nostra prova, però, gli strumenti proprietari di Moto AI non supportavano l'italiano. Questa limitazione riduce parecchio il loro valore per il nostro mercato. Il limite più importante riguarda gli aggiornamenti. Motorola promette fino a 3 versioni Android e 5 anni di patch di sicurezza. 3 aggiornamenti principali sono pochi per uno smartphone premium del 2026, soprattutto considerando la delicatezza e il costo di un dispositivo pieghevole. Motorola Razr 70 Plus supporta 2 fotocamere posteriori da 50 megapixel. La principale dispone di stabilizzazione ottica, mentre l'ultra grandangolare integra l'autofocus e può essere utilizzata anche per le fotografie macro. Di giorno la principale produce immagini piacevoli, dettagliate e già pronte per essere condivise. Colori e contrasto vengono leggermente accentuati, mentre lo zoom 2x rimane utilizzabile con una buona illuminazione. Manca però un teleobiettivo dedicato e la quantità diminuisce rapidamente aumentando l'ingrandimento. L'ultra grandangolare si comporta discretamente di giorno ma perde definizione quando la luce diminuisce. Il vero vantaggio del formato pieghevole riguarda selfie e le fotografie di gruppo. Possiamo utilizzare il display esterno come mirino, scattare con la fotocamera principale oppure appoggiare il Razr semiaperto senza utilizzare un trappiede. I video arrivano a 4K a 60 fps. Qualità e stabilizzazione sono buone per ricordi, social e utilizzo quotidiano. E quindi è un comparto che convince più per versatilità e divertimento che per qualità fotografica assoluta. In conclusione, il Motorola Razr 70 Plus ci ha convinto soprattutto per il design, l'autonomia e anche questa cerniera con rinforzo in titanio che dà una ottima sensazione di solidità. Non ci ha convinto molto l'utilizzo di un processore datato, comunque già utilizzato sui precedenti. Le fotocamere non sono da camera phone e soprattutto il supporto software solo 3 anni troviamo che siano un po' pochi. E poi il discorso prezzo, 1199 troviamo che sia un po' alto, a 999 può invece essere un prezzo interessante per questo bel pieghevole. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Edoardo per Battista 70 Phone.